Ciao.
Buongiorno e buona domenica a tutti, benvenuti sul canale, benvenuti in questa nuova puntata 5 dicembre 2025, il quinto giorno dell'anno e siamo qua a proporvi nuovi contenuti sempre interessanti, spero. Lasciate un follow se sono interessanti e partiamo con retro computer e ovviamente andiamo nello specifico sul mondo Amiga. Voglio ricordarvi che è stato ufficialmente lanciato l'archivio di tutte le repliche di YouTube direttamente da Twitch su YouTube, quindi potete vedere tutte le repliche su YouTube del nostro canale al link che vi ho dato in chat, così da divertirvi per replicare quelle emozioni che sono davvero forti e hanno bisogno di essere riascoltate. Quindi lanciamo ufficialmente il canale che era già stato aperto da un bel po' di tempo, però è stato messo in privato per analizzare un po' la situazione. La prima cosa che siamo riusciti a fare è l'aver rimosso definitivamente ogni forma di copyright sui contenuti. Quindi stiamo usando musica esclusivamente per il retro del mondo retro, disponibile su Mod Archive, che è un archivio di musica libera fatta al computer. Per il quanto riguarda la musica su iRacing, sulla simulazione di corsa, quindi su iRacing e il poker, quindi Poker Stars per i tornei di poker, abbiamo utilizzato una musica che non è coperta da diritto d'autore ed è libera per la distribuzione, da stesso su YouTube è disponibile. Quindi non tocchiamo nessun copyright a livello audio e ovviamente nemmeno a livello video, quindi possiamo pubblicare tutto quello che vogliamo sul canale e quindi tutte le puntate verranno interamente pubblicate come repliche direttamente sul tubo. Potete trovarle anche su Twitch, ma dopo un po' spariranno, mentre su YouTube avremo un archivio completo di tutto quest'anno che verrà, in modo da avere un ricordo di tutto il lavoro che abbiamo fatto direttamente sul canale YouTube. Ovviamente a volte dei video possono avere lentezza nell'essere caricati, ma visto che abbiamo creato un tree content all'interno del nostro canale, sono sempre suddivisi max in 6 ore. Quindi ormai, per esempio, l'Amiga ha 4 ore, il Racing ne ha 4, il poker potrebbe essere 4/6 ore. Quindi stiamo mantenendo una linea di 4 max 6 ore di puntata. Quindi ogni giorno ci sono 3 content che vengono mandati in replica, è un archivio delle repliche, tutto l'archivio è disponibile da ieri, perché fino a qualche giorno fa ancora mi diceva che la musica era coperta perché stavo qualche volta utilizzato qualche canzone, qualcosa che non riguardava la musica libera e mi è stato segnalato, quindi l'ho rimasto privato. Eventualmente lo dovrò correggere, però intanto siamo sicuri che praticamente abbiamo un archivio pulito che potete divertirvi a riascoltare e a rivedere direttamente su YouTube, sul nostro canale YouTube. Detto questo, oggi ci preoccuperemo dell'aspetto come dire, di presentazione del canale, cioè che cosa faremo oggi? Con calma, adesso facciamo prima un po' di saluti, vediamo un po' chi entra, vediamo un po' chi partecipa. Praticamente faremo programmazione nel particolar modo, quindi coding, come si dice all'americana o a livello internazionale, codificheremo il nostro channel demo, che in effetti lo possiamo trasformare anche in channel intro, altrimenti sarebbe demo una dimostrazione, invece è proprio un intro. Quindi andiamo a cambiare il nome oggi, lo chiamiamo channel intro. Chiaramente questa volta è sempre versione 1.0, la prima modifica la facciamo in questo momento, cioè alle 10:57, quindi alle 11 facciamo la nuova modifica al nostro programma. E il nostro programma demo, intro, anzi, si preoccuperà
di far presentare in stile retro, quindi con grafica in stile retro, quindi a 32 colori con l'Amiga in bassa risoluzione, presenterà il canale e i suoi contenuti. La prima cosa che questa è la seconda puntata. La prima puntata abbiamo caricato lo sfondo, come sfondo il nostro logo e come oggetti in movimento le categorie. Però ieri abbiamo fatto partire la nuova categoria, abbiamo tolto la categoria di Racing R Factor e abbiamo messo quella più professionale di Racing di iRacing. Quindi dobbiamo cambiare la grafica perché la categoria è cambiata, in quanto noi prendiamo le tre immagini delle tre categorie a cui apparteniamo quando trasmettiamo nelle tre puntate giornaliere. Quindi chiaramente i content, no? I tre content adesso sono cambiati, ma vediamo come erano fatti prima nella versione precedente. Vediamo se tutto funziona regolarmente. Allora, questa qui è la prima versione che avevamo fatto. Oggetti molto grandi, che sono le tre categorie che si muovono sullo sfondo di SuperTech TV. Però, ovviamente, come vedete, Poker Tournament, R Factor 2 e Retro. Ovviamente adesso non c'è più R Factor 2 e bisognerebbe migliorare un po' la grafica perché in effetti è stata convertita in un certo qual modo in maniera un po' impulsiva perché ieri abbiamo iniziato così a partire con il discorso di fare un channel intro e chiaramente abbiamo bisogno di migliorare la situazione. Per migliorarla chiaramente dobbiamo rivedere il lavoro che abbiamo fatto nella grafica e noi abbiamo utilizzato un programma di grafica per PC che lavora anche per le immagini con l'Amiga e quindi grazie a un plugin e quindi questa mattina, poco fa, ho rimesso a punto le tre categorie e il logo in maniera un pochino più migliorata, leggermente migliorata. Andiamo a vedere, questo è il demo per ora, si muovono regolarmente su tutto lo schermo rimbalzando sui bordi. Il nostro scopo adesso è migliorare questo intro cambiando la categoria. Quindi come si fa a cambiare la categoria? Dobbiamo cambiare l'oggetto in movimento. Come cambieremo l'oggetto in movimento? Utilizzeremo un programma che abbiamo creato in precedenza, nelle puntate precedenti. Si chiama IFF Bob, eccolo qui, che trasforma un'immagine in oggetto movibile movibile e animabile. In questo caso useremo la caratteristica di movimento. Quindi il nostro scopo sarà di caricare lanciare il programma che già è pronto, caricare l'immagine del nostro che corrisponde a three content, sì, un three contents dovrebbe essere, vediamo se è così. No, questa è la vecchia. Quindi abbiamo sbagliato, usciamo un attimino, rilanciamo il programma perché tanto questo qui è un'utilità che noi stiamo utilizzando e quindi funziona solo per un caricamento, non l'ho fatto girare sempre. È una sciocchezza che non ci vuole niente. Carichiamo, vediamo se ho fatto bene. Free content così piccola è. No, aspettate, non è così, non è così. Devo, probabilmente non ho salvato bene il tree content, quindi andiamo a rivedere il tree content senza lo sfondo. Sportiamo come tree contents, lo sostituiamo, facciamo la nuova versione. Facciamo tree contents new, tree contents update, oppure ci mettiamo una data. Vabbè, la data la salva già il file, quindi non abbiamo bisogno. Lo salviamo come tree content updates e ce lo troviamo qui quando lanciamo di nuovo il programma. Quindi andiamo su tree contents update, eccolo qua, e possiamo vedere sbagliato, ovviamente. Abbiamo ancora sbagliato perché devo appiattire l'immagine, altrimenti lui mi fa sempre un salvataggio perché sto usando i 4 livelli, quindi chiaramente è diversa la situazione. Quindi andiamo di nuovo a ricaricare l'immagine iniziale.
il programma voglio dire, e a ricaricare l'immagine. Quindi image, get dir, 3 contents, update. Image loaded. A questo punto possiamo catturare le nostre 3 categorie. 1. La numero 1, la numero 2, 2. 3. e la terza. Salviamo. Lo salviamo sullo stesso posto dove abbiamo salvato, anzi, no, dobbiamo, sì, lo chiamiamo 3 contents update.abk. Bob save. Ha salvato, dice la nostra voce computerizzata. Possiamo uscire? Non ci serve più. Il programma non ci serve più. Adesso torniamo nel nostro programmino demo e dobbiamo semplicemente caricare, non dobbiamo fare nient'altro che caricare sul nostro programma, dentro il nostro programma, il componente oggetti che si chiama, lo prendiamo da Banks, Objects, Bobs, anzi, perché gli objects sono i Bobs, 3 content update, virgola, non c'è manco bisogno di mettere virgola, che sono oggetti e vengono caricati, punto abk però, vengono caricati dentro la memoria del nostro programma, vengono accodati insieme al programma e sono disponibili. Quindi in pratica adesso noi abbiamo nei nostri banchi, perché così vengono chiamati, il banco degli sprite, il numero 1, che corrisponde alle 3 immagini L3, si può vedere, per le 3 immagini dei nostri Bob, delle nostre immagini che abbiamo catturato. Non resta altro che lanciare di nuovo il programma demo e vedremo che le immagini verranno aggiornate. Eccole qua. Ecco qua. Adesso abbiamo le categorie corrette, sono retro, sono racing e poker tournament. Quindi fanno lo stesso lavoro di prima, rimbalzano, sono cambiate soltanto gli oggetti e un po' di grafica, diciamo è cambiata la grafica. Questo è un primo approccio di una presentazione del canale attraverso un retro demo, quindi un retro channel intro. E adesso proveremo a fare qualcos'altro, ad aggiungere o a fare qualcos'altro. Scusate un attimo, ci sono un sacco di segnalazioni qui. Ok, 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 ok. Un po' di messaggi arrivati. Adesso quindi stavo pensando di fare, di lasciare un attimo la grafica, che ormai sono i 3 canali che si muovono, le 3 categorie che si muovono sul nostro canale. Potremmo mettere della musica già per intrattenere, una musica a 4 canali che potrebbe essere, sì, il fatto della rete. Che potrebbe essere una classica canzone retro, ma dovremmo farla noi, quindi comporla noi. Oppure utilizzare un loop che possiamo salvare in un modulo e farlo ripetere regolarmente attraverso un programma musicale che fa questo. Crea un modulo, mette il giusto tempo per il loop e poi procede al salvataggio e lo caricheremo nel programma, nel nostro programma. Quindi la musica sicuramente è importante, però bisogna anche dire che poi si ripete, quindi una volta finito il loop poi continua sempre a ripetersi, quindi deve essere o un bellissimo loop del canale oppure dobbiamo comporre proprio una canzone.
Oppure potrei utilizzare una delle mie vecchie canzoni che utilizzavo, che ho fatto nel passato, e prendere la parte più bella, farne comunque un loop, che il loop è la forma più semplice di cattura dell'audio per farlo sentire sempre. Quindi potrebbe essere una soluzione. Un'altra soluzione invece, aspettate che metto il silenzio qui, se no mi segnala ogni volta che la rete cambia, perché sto avendo problemi con la linea Team col cellulare. Praticamente è sparito il campo Team qui dove sto nello studio. E allora quindi sistemiamo un po' la cam a proposito. Abbiamo bisogno di un intrattenimento audio o eventualmente qualche altra animazione. Però anche c'è da dire che bisognerebbe migliorare anche un po' il movimento degli oggetti. Sono molto grandi e sembra che faccia fatica il programma a muoverli, e nonostante abbiamo utilizzato la tecnica del double buffer, ma probabilmente non basta. Andiamo a vedere un po' il programma come funziona, come l'abbiamo fatto, in modo da capire come fare. Questo possiamo anche chiuderlo. Possiamo vedere un po' come è fatto. Allora, il programma carica e mostra il logo del canale, mostra i tre content sullo sfondo come Bob, sopra lo sfondo come Bob, e muove il contenuto intorno allo schermo, rimbalzando. Muove i contenuti che rimbalzeranno um, around, bouncing around the screen, rimbalzanti, bouncing around the screen. Quindi rimbalzeranno questi contenuti sullo schermo. Avevamo pensato a tante possibilità nella puntata di ieri di come riuscire a muoverli. Ma andiamo a vedere un po' come abbiamo strutturato il programma, da migliorarlo innanzitutto come struttura. Abbiamo le variabili globali come tutti i programmi. In questo caso abbiamo utilizzato la variabile quit per uscire dal programma, il co che sarebbero il numero dei content, che in questo caso è 3, ms è poi vediamo che cos'è, i quattro vettori che memorizzano posizione, velocità e larghezza e altezza delle nostre categorie, e poi anche queste variabili memorizzano larghezza, altezza, colore e risoluzione dello schermo, e vengono dichiarati globali questi vettori, perché li utilizziamo magari in più, li possiamo utilizzare in più programmi. Non è necessario, ma è una forma di condivisione delle variabili che mi piace molto, perché può essere utilizzata anche in altre parti del programma. Poi c'è un'inizializzazione particolare, questa qui. Che cosa fa questa? Praticamente genera generate a random speed, una velocità casuale of the contents, dei bob contents, degli oggetti che si muovono, che va da meno 1, va da ms è la velocità massima, maximum speed, il random speed of content from meno ms to ms. Quindi se noi cambiamo ms, per esempio, il risultato su schermo cambia, perché abbiamo una velocità massima 2, adesso è a 2, vedete? Però può essere meno 2 più 2 in base a che direzione la x e la y deve cominciare a muoversi. Quindi in base, in base al massimale otteniamo una velocità differente. Quindi questo lo possiamo già controllare e ci può servire. Poi un'altra caratteristica che abbiamo qui, impostiamo una larghezza e altezza tipo, che in effetti non è 50-100, ma più o meno è, possiamo mettere 96 per 96, se non è troppo. Oppure, visto che la più corta è 64, facciamo 64 per 64, così quando rimbalza prende il bordo dell'oggetto e non va oltre. Quindi, oppure va giusto un po' oltre e poi rimbalza. Ok, e la programmazione è un aspetto fantastico dell'uso del computer, perché ti permette di sviluppare tutta una serie di concetti, idee e ispirazioni che
possono stimolare la fantasia e anche la mente, la fanno molto rivivere, la stimolano enormemente. Quindi per questo mi piace portare il contenuto di coding, perché eh, è bello e stimolante, molto bello e stimolante. Mettiamo giusto un po' sottofondo musicale così da sempre retro, in modo da non annoiarci troppo. Adesso potremmo, come ulteriore animazione, muovere leggermente SuperTech TV, il canale sottostante, e in questo caso è l'avatar di SuperTech TV, non è il canale, il logo del canale. Potremmo muoverlo grazie alla funzione schermo che fa da animazione, quindi potremmo utilizzare per esempio per arricchire l'animazione il movimento dello schermo. Quindi possiamo fare move, una nuova procedura, move screen, vediamola proprio così. Quindi questa qui dobbiamo usare uno screen position. Quindi andiamo a vedere le istruzioni disponibili per lo schermo. Abbiamo screen effects, in effetti, che dovrebbe fare alcuni di questi, uno di questi dovrebbe fare una sorta di movimento. No, non è qui. Scroll, c'è anche lo scroll. Scrolla lo schermo usando le impostazioni che tu hai precedentemente specificato in depth scroll. Vediamo scroll come funziona. Quindi in questo esempio resetta la palette, prende una palette, definisce uno scroll e lo fa muovere. Vediamo come è fatto questo scroll. Questo qui, quindi questo effetto muove porzioni dello schermo definendo un'area di scroll e poi le cambia, quindi lo schermo cambia. In questo caso noi non vogliamo cambiare lo schermo, fare come ha fatto lui in effetto mosaico, potremmo farlo, ma non è questo il nostro obiettivo, almeno per il momento. Quindi proviamo con un'altra funzione. È interessante scroll, comunque utilizzeremo un'altra funzione schermo. Vediamo cosa abbiamo a disposizione. Dovrebbe esserci proprio il movimento, l'offset dello schermo. Vediamo se c'è. Screen offset, qualcosa del genere. Che vorrei usare. C'è pure lo shift. Curiosità adesso mia, vedere com'è lo shift up, shift down. Ruota i colori. Ok, questo ruota i colori. Come vedete, anche io non ho conoscenza perfetta del linguaggio, però mi adeguo al manuale e a quello che mi permette di fare. Quindi dovrebbe essere screen offset. È strano che non sia qui. Vediamo le basi. Non credo che sia qui. Il comando dovrebbe essere screen offset. Adesso andiamo a vedere. Scriviamo screen offset. Esatto. E chiamiamoci la guida contestuale che ci dice che cosa fa. Cambia la posizione del primo pixel da essere mostrato dello schermo. Questo permette di scrollare una larga area di display e si può addirittura mettere la posizione. Quindi dobbiamo innanzitutto utilizzare screen offset e ricordarci la posizione dello schermo. Quindi SX e SY. Quindi praticamente nel nostro codice dobbiamo prendere SX ed SY e usarli. Quindi useremo SX ed SY dello schermo corrente. Dovrebbe funzionare anche direttamente oppure dobbiamo per forza specificare lo schermo? E dobbiamo specificare lo schermo number, è obbligatorio. Dobbiamo quindi dichiarare globalmente lo schermo che andremo ad utilizzare. Quindi nelle variabili globali metteremo anche SC, che è lo schermo, come variabile, che
S può essere utilizzata per i cicli, un po' più utilizzata la S, ma possiamo mettere anche S solo, S per lo schermo. A questo punto, una volta dichiarato globale, praticamente quando faremo il load, anche l'eventuale create, utilizzeremo lo schermo S, così come andremo a passarlo come parametro eventualmente, oppure lasciamo così per ora. E poi quando mostreremo il logo, che in effetti è l'avatar, lo caricheremo sullo schermo S. Poi andiamo a specificarlo anche qui, quindi schermo, anzi screen number sarebbe SN, però lasciamo S per ora. No, SN è meglio, screen number è meglio, credetemi. È meglio, quindi mettiamo screen number anche qui. Dov'è? Screen number. E... screen number. Ok. Mettiamo così, giusto perché sennò possiamo confondere la S con un'altra, perché la S è una variabile molto usata nei cicli e nelle cose, potrebbe essere cambiata da noi stessi, ci dimentichiamo. Quindi questo loop, questo movimento, come deve essere fatto? Deve essere fatto, allora quindi, quello che dobbiamo fare attenzione è di muovere lo schermo ad una posizione che adesso andiamo ad aggiornare. Lo schermo dovrebbe fare, per esempio, un movimento un po' a destra e un po' a sinistra, così, tipo così. Quindi per fare un movimento un po' a destra e un po' a sinistra dobbiamo usare comunque una direzione dello schermo, quindi la screen direction X e la screen direction Y, che andranno ad aggiungersi alla posizione attuale dello schermo. Quindi screen direction Buongiorno. X, due punti, buongiorno SY più SDY. Però bisogna fare no, sì, la direzione sarà solo orizzontale per ora. Anche se lasceremo 0 a SDY, quindi va bene così. Se SX raggiunge un limite, per esempio stabilito, mettiamo 50 per ora, praticamente allora dx cambia direzione, quindi lo invertiamo e basta. Facciamo solo questa cosa. Quindi si muove, SDX e SDY sono dello schermo globale, vanno messe qui. Quindi abbiamo SX, SY, SDX, SDY, che sono le nuove variabili globali. La inizializzazione metteremo qui, che SX parte da 0, SY da 0, quindi lo schermo rimane in questo punto. SDX lo mettiamo a 1 per muoverlo verso destra, poi cambierà e andrà verso sinistra. SDY lo mettiamo a 0, non si muove in verticale per ora. Poi, quindi move screen è pronta. Show logo lasciamola. Quello che ci rimane adesso da fare è nel programma principale ripeti move contents e move screen fino a quando o premiamo un tasto o premiamo il mouse. Quindi a questo serve questo controllo. Potremmo metterlo in una procedura che possiamo chiamare la prima parte del demo, perché noi faremo più parti. Adesso aggiungiamo una procedura che chiameremo first part, la prima parte del demo, che presenta con un'animazione le categorie. Intro part. First intro, possiamo dire anche intro part, è meglio per dire una parte. Intro part.
che non fa altro che copiare questo, perché noi dobbiamo togliere il codice dal programma principale, dobbiamo mettere solo richiami a procedure, quindi non dobbiamo utilizzare codice scritto, ma dobbiamo utilizzare solo il richiamo delle procedure per avere un controllo logico molto più chiaro. Così una volta che abbiamo finito, move screen, questo è sbagliato, c'era un puntino in più, una volta che abbiamo finito noi abbiamo le procedure qui. Il programma principale, come vedete, è una sequenza di chiamate. In questo caso io ho tolto Rainbow e Screen che non ci servono. Rainbow possiamo usarla per creare un po' di arcobaleno di fondo. Nel caso che ci sia un po' di trasparenza si noterà. Vediamo anche con l'arcobaleno, che potrebbe essere una cosa... Crea un arcobaleno di colori come sfondo, mostra il logo, legge le informazioni dello schermo, larghezza, altezza, mostra i contenuti, mostra e muove i contenuti. No, non muove, perché dobbiamo fare la funzione first intro part. Questa è la parte iniziale rem. Start the first part of the intro. Quindi questa mostra la prima parte dell'intro. Io scrivo sempre in inglese perché comunque abbiamo un pubblico internazionale, quindi abbiamo bisogno di rivolgerci a tutti, altrimenti sarebbe settorizzato. Buongiorno di Risissi, buongiorno, buona domenica. A questo punto abbiamo già finito, però noi cambieremo il nome del programma, che chiameremo da channel demo a channel intro. Perché? Perché sta cambiando un po' l'idea di fare la presentazione del canale con un intro, non con un demo, ma con un intro. Quindi lo chiamiamo channel intro. A questo punto lo mettiamo ancora in vari perché dobbiamo decidere poi di fare una cartella quando faremo più versioni. Questa è delle 11:30, 11:30. E cosa fa? Quello che faceva prima, muove i contenuti rimbalzando, però in più aggiunge, muove anche lo schermo. Move the screen left and right, right and left, Ehi August Decoding. right and left. Escordian, buongiorno, buona domenica, good morning and happy Sunday for you. Welcome in, and I'm happy you are here. And now we are continuing the previous channel demo that I changed the name to channel intro. This is the official channel intro, the intro demonstration, the intro, the retro intro for the channel. So yesterday we changed one category. From a simulator to another, racing simulator to another racing simulator, from specifically from R Factor to iRacing, that is more professional to drive. So I must change the graphics. I changed the graphics with a graphic program like GIMP and export in interchange file format for Amiga, and capture the new bobs and recreate again and test this intro with these new bobs, with these new graphics. But I added just now the screen movement, move screen, that is simply a screen offset that move the origin of the screen from to an offset coordinates where you will see the screen All right, moving. that's clever. Ita Yeah. troppa pubblicità, iscrivetevi al canale con Amazon Prime e gratis ENG To create- mod of ads, subscribe the channel with Amazon Prime it free. To create more animation on the screen on the first intro part. This is the first intro part that I moved the loop code inside a procedure for better reading the code.
So the code, the main program is only this, where create is commented, is not active, but we had the create rainbow, show logo, read screen info for reading the information about the screen, show contents over the screen after show logo, and run first intro part to move the objects. Another feature will be should be showing the logo with a fading effect. And it is very simple. We can use a fade instruction, or we can create manually a palette change. But we use a fading effect instruction inside Emos Professional. But now we can test the moving of the screen. So move contents and move screen must be synced with the vertical blend. So we need we need to move the screen inside a loop that I create. This loop is in first intro part, yeah. So move content, move screen, and wait VBL. That's correct, because we must first make the operation on the logical screen and then swap with double buffer to physical screen. And so it must be quite smooth, the animation. So we are ready to save this new version, and we can test just now. There are no errors, so we can test just now. Okay. Screen not opened. Where in I think in create rainbow. Yeah, I think this is the problem, because I deactivate the creation of the screen. So we can leave so, but create rainbow must be used after loading and show the logo. That's why the screen is not opened before. So we must simply add after show logo procedure, create a rainbow procedure where the logo is on the screen, and create a rainbow can create a rainbow. We can't see the rainbow maybe, but each time we can see the background color is covered by the rainbow colors for the background color. So it's useful when some objects has transparent to the as transparency to see what is back to the image. Okay, test, so just a testing. Oh, error. It was an error. Okay, it's a debug. It's a bug. We must reboot in this case, and we must test why it happened. O più saved. Yeah, I saved just until the last operation. Maybe I forgot to save when I just modified the weight VBL or screen rainbow, but it's not a problem. Open and load. No, not open and load, because open and load open a new window, because we can create simultaneously more codes with multiple sources. Okay, devices DH1, sources, various, channel intro, and this is updated to this time, and we can just
Okay, we don't use create rainbow at the moment. Okay, it's not used by using this accent to hide to cut the procedure launch, the procedure inside the main program. It's useful to create comments, this accent. This is a comment. It's not coded. Okay. This is comment, the comment, and now we can test without rainbow, and we can just look at the first intro part if there is wait VBL. Okay, the instruction is here. Move contents and move screen. We can change the priority. First move screen or first move contents. It's same because the screen moves independently from the objects. Maybe. I must test it. So we can save now. We can test and we can run. Okay. The screen is moving, but yeah, to the left and to the right. Oh, there is a little problem. Wow. Because Chris Watts. Grazie per il follow. Cool effect. Yeah, but this is not desired. This flickering because it's moving always to the right. It must back to the left. So I must check it. Yeah, I think it's easy because the move screen it use a test if the position, the offset position of the screen is greater or equal than 50, for example, then SDX. Very cool to see Amiga SW being developed live. Yeah, I love it, and I love to share with the community. This is a content with many episodes for all this year that I stream in my channel, together with the other contents like games, like racing games, like poker, like discussion with the community, useful discussions to improve our acknowledge and share the informations about everything. This is my first objective. So we must check if we can also use a mathematical trick. For example, we can simply take a range of values without testing with the if instruction, the conditional instruction. So we can do so simply x plus sdx mod. Mod is a division, is the rest of a division. So if you, for example, if you for example, no, you do okay. Screen close. Let's see. Screen is closed because it had garbage on the screen. We can simply make an example for the mod operator. For example, A is 10 and B is 2. So print on the screen on the this is the direct mode to test the code directly. Code, variables, and procedure, and not procedure, only variables, instructions, AMOS instructions, and so this is, and some extra instruction to show the directory or other stuff. So we can print A mod B
when you use mod operator, A is divided by B, and the rest, what remains, the integer rest is stored in this operation. Okay, this operation is stored. The rest of the A divide B. So it shows the rest. I can how can I say in English, the rest of the integer rest of the division by A from B. We can print now. Okay, illegal. I think RAM is not allowed, so I can remove. I must remove. So. Oh, no, it was an error. We have a limit to the string, to the command. No, we have. Okay, sorry. A is 10, B is 2, print 0. Okay, I explained before. You can read over. For example, if we divide 11 by 2, the rest is 1. Dividing 12 by 2 is 0. So, if you can easily understand, when you divide a number A with the number B and you take the mod with the mod operator, you can just create a check range, a range specifically of numbers. For example, each time is odd or even the number A, the rest, the integer part of the rest is 0 or 1. Or if you, for example, change B, you can see that when A is from 1 to 5, 1 to 4, is always 1 to 4. When is a multiplier of the B variable, it becomes 0 plus the rest. So the number are from 0 to B. We can check, we can restrict the range of the result. For example, any value A can be any value you can set. For example, the A variable can be from 0 to infinite, but each time for each division is always, the rest is always 0. When is a perfect division. When there is a rest, is from 0 to 4. So we can check a range from 0 to B when we must this when we can use the mod operator. So in this case, I can use this trick to move the screen and come back to the original position. So just simple in addition to the speed, SDX is the speed of the movement, by for example is 1 in this case, mod how much I want to check, move and come back to 0, 50 for example. Okay, from 0 to 49 each time the loop continues. So we can hide this operation. Is not active now. It's a comment here. So the only operation is this. All these also this operation is not
is not important. It's a comment. The whole operation for the movement is just a mod operator with the SX added with SDX and divided by 50. Look, it's come back to the original position, and so on. Okay, now I just want to speed up the speed of the screen for fun. The speed of the screen is SDX, for example 3, to make more movement to the animation. Okay, but we need to move left and to the right, so the mod operator is not ideal. We must change, or we can use mod operator, but if SX is, we must invert the speed to the other direction, simply negate the value. So it's this comment. If SX is more minus than the maximum offset value, then invert the position. Check it. Okay, there is a little problem. If there is minus, no, is equal or is exactly 49. It SA bit shaky. Yeah, look at that. Left, oh, okay, left, right, oh, no, and left, right, and left. Ah, we have the speed to check. We must also control the speed. So if S6 is okay, before this operation we must test that if the sum of S6 plus the speed of this set, like SDX, we must change. So if S6 plus SDX is more or greater than the maximum 50, then change the direction. The other case is if SX plus SDX is less than 0, then SDX is equal to SDX negated. But we can okay, we test now, but we also make an important condition. We must consider that the SX plus SDX, no, I think it's quite good, this code. I think it's quite good. Okay, we test now. Okay, left, right, left, right, left, right, left, right. Okay, now we can enlarge the maximum offset screen maximum SX is 50, so we can change just one time over, and in the code is automatically adapted. The code is automatically adapted. This is simply code. This is a simply technique. We must use variables, not constants, for better test and adapt to our needs. Now I want to enlarge the movement and save it, and we can see more movement to the left and more movement to the right. We must consider also that when you screen offset,
The other side that comes is the same screen that is the rest of the screen is showed to the right, and so on to the left. So we must check this because we need maybe we need a more bigger screen, more bigger image, and a more bigger screen to create this effect without garbage. So we must think about it. Now we need to optimize the code because it's the same thing with these two if. We can use the AND operator and join together these two conditions. And so on. It's easy. It's the same, but we have optimized the code. Oh no. No, there is a little problem. Sorry. We can't. And or not and or. Yeah, because one condition or this other condition, not together verified. Or the first condition is verified, or the second condition is verified. So the code is optimized, a bit optimized. Now it's time to test again more feature of this screen offset instruction. We can enlarge the screen to the width of the screen. I want to move the entire logo to the right and appear the same screen. Buona domenica, Max. To the same screen comes, the same image comes from the left to the right to the center of the screen and then come back to the right, to the left. Good morning, chat. E quindi, buongiorno Pierino l'artista, mo facciamo due shout, un attimo solo, vediamo questo codice. Now we have the screen offset to the entire image, and must be go to the right, I think. Right? No. Maybe it's too large. Ah, okay. We had MS6 is V. Okay, I use a constant at the moment. Save. This is the size of the screen. 336. That use also the overscan feature. Just testing now. MS6 maximum. No. MS6. SDX. Moren Pierino l'artista. And mod MS6. SX plus SDX mod MS6. Why? Okay. For example, 128. Okay, it's not important. We can debug this. The other range. It's not important. Just move the screen. Is important. Okay. I must test if when we move the screen, also the object moving using this offset. So we just stop the movement of the object movements, setting the speed to 0. To check if when we move the screen, also the sprites, the bob moves. I think maybe yes. So we can test now. Yeah. The bobs
moves inside the screen because they are pasted on the screen, over the screen. They are movable and using the transparency. But we need, when you move the screen, the bobs moves together. Okay, so we must consider if we want to stay the bobs unmoved on the screen when the screen is moving. We can change the position of the bobs when we update the screen according to the screen offset. For example, to make only the screen background moving and the bobs stays in the right position, we must change the code and consider the screen offset here in show in move contents. Using the SX offset value. So when we are SX, by example, 10 pixels to the right, we must take the bob in the other direction. It's the negate of the screen offset X screen offset Y. So the position is X bob minus SX and minus SY. We must test it. Okay. Oh no, the other, or maybe, no, not here. We must not set the position, the base of the position, but just subtracting, but subtracting the, when we show the bob, not before. Okay. Right now? No, it's the same thing. We must store in a global array also the position of the objects, Vx, bob, and Vy, go, bob x and bob y, bob x and bob y, and the position is the first position is here, or we can when we use show content, we must set bob position, the x or I to 1, 2, 3 bob Mozao Mom Colonel. the x e y e bob x, not or e bob x e bob y e comma image e, and so we show the bobs. We must just set or in init program or in initialization the position, the first position of the bobs. So bob 1 is Ciao bob, Didi Sissi. bob x1 is 0, 10. Bob y1 is 10. Bob x2 is by symbol to the center 160, and to the middle 160,
not too much, 100. And the third bob is to the right, so 200 is on the top, 10. Okay, this is the first position of the bobs when we because when we use the show contents, in this case, okay, by1 equal 10, syntax error, next, not end. Okay, is ready. Just show contents, just put bobs on the screen, and move contents is moving bob in any direction, bouncing on the limits of the screen, and move screen is moving the screen. Okay, move contents. I add the okay. Now we must consider the screen offset. How we can use the screen offset for the bob. The screen is moving and bob must stay in the right position. So we need to add it, not to subtract, to add. Comes to the right, we need to the, okay, firstly to the right is plus 6 is positive, and we must take the bob is moved to the right, we need to go to the left, but just the first time, no, each time the screen is moved, so we need to each time, no, is not right, so because the offset changes each vertical blank, so the number is growing. I don't want to add this value each time in the bob position, so the bob goes out of the screen like before. So just the speed or the difference from the previous position of the screen to the next one. So we must use the speed, or simply convert the screen offset and bob position in the real position, considering the screen offset, moved to the position established by the offset. So I stored the X bob. I don't use X bob variables, because I have set it to, so show contents must use bixby, okay, and here we must we must do the position of the object plus the speed of the object plus the screen offset of the object. That is the first variable, screen offset plus bob position, minus, not. So it's better to subtract here. Minus sx minus sy. Okay? Okay. Save it. Check it. No. It's quite good, but the bobs must
must stay over without moving. So okay, the screen offset is SX and SY, yeah. In the loop, we just in the first part intro, we just move first the content and after the screen. No, it's better move before the screen and after the contents, just for a better priority. Just to see. In the meanwhile, salutiamo gli amici del canale, facciamo uno shout al nostro caro Pierino l'artista, ma prima ancora a Scordian, che sempre segue il canale nello sviluppo dei videogiochi. Lasciate un follow per un gran canale dedicato al mondo retro, in particolare l'Amiga. Vediamo se si vede lo shout. Ancora che non funziona bene questo shout, dobbiamo sistemarlo. Ripetiamo il comando. Non va. Perché fa così? Proviamo. Non va. Allora, intanto proviamo con Pierino l'artista. Lui, Eccolo. lui sa. Anche tu mi Probabilmente sei è un mancato. problema di... Non si è sentito, è volato subito fuori. E chi possiamo dire? Proviamo anche, facciamo uno salto al mitico Amiga Live. Ok. Ah 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 ah. Bello lungo. Vabbè, su Amiga Live si può giocare direttamente con l'Amiga, direttamente in live sul canale senza dover usare nessun software se non quello di Amiga Live. Giusto per ricordarvi che è davvero semplice usare l'Amiga semplicemente con Amiga Live. Qualche volta farò dei content per Amiga Live, altrimenti non capiamo come è facile. Molti di voi lo sanno, ma è sempre bene diffondere il verbo, perché molti si avvicinano al canale o a Twitch o a Retro, ogni giorno ci sono sempre persone nuove e bisogna proporre sempre quello che è il meglio che possiamo offrire del mondo retro, del mondo racing e anche del mondo poker. Quindi dobbiamo cercare comunque, perché io sono un multi-content channel, però in realtà anche voi che siete principalmente retro, in questo momento siamo in una categoria retro, chiaramente facciamo tutto il possibile per portare nuovi amici, nuove persone ad amare il mondo retro. Ed è quello l'obiettivo poi alla fine.
Per questo promuoviamo canali, link e facciamo shout e ci aiutiamo l'un l'altro per cercare di ottenere il risultato comune, che è quello di rendere più popolato il mondo retro italiano, che è una cosa importante perché il mondo è pieno di canali retro, ma l'Italia ce li ha, per l'amor del cielo, ma bisognerebbe sempre fare di più, perché bisogna migliorare di più. Voglio salutare anche Rancor, il nostro caro amico, e fare un applauso a voi per la presenza e per la vostra partecipazione. Vediamo se parte. No, non parte perché li tengo spenti. Eccoli qua. Benvenuti e grazie, buona domenica. E questo content durerà fino alle 13:30 circa, verso l'ora di pranzo ci sarà una pausa pranzo e probabilmente sarebbe il caso di passare all'altra categoria. Però vediamo perché a me piace molto il mondo Amiga e va valorizzato. Siamo da circa un'ora e mezza di live e quindi c'è ancora tutto il tempo per valutare. Quindi vi ringrazio tutti perché siete sempre numerosi da tutto il mondo e a me fa tanto piacere. I am so happy, so proud to have all every people around the world, like Scordian from the Swedish, no, the Sweden, and Amiga Live from USA, and Amiga Kemi many times from Australia, and Dite scrivete in chat il vostro gioco any preferito e other NG let us write people in the chat around the your world favorite that game. loves retro nostalgic the retro nostalgic world. Quindi noi cerchiamo di affacciarci a tutti perché comunque noi italiani vogliamo far valere, vogliamo far vedere anche che siamo capaci, siamo amanti di questo mondo e ci teniamo tanto e abbiamo tante perle da mostrare in live. Io per esempio la mia skill è programmare e farlo in retro è ancora più bello perché cerco di rendere un'esperienza coinvolgente per quanto sia un po' anche difficile certe volte. Come per esempio adesso stiamo cercando di muovere lo schermo senza toccare il content, quindi sto avendo un po' di difficoltà perché non capisco come mai muovendo il bob a sinistra e lo schermo sta andando a destra, il bob dovrebbe rimanere a sinistra, piazzato nella stessa posizione dello schermo, ma non me lo fa con questa operazione e ci sto un po' rimanendo così, un po' di stucco, ma perché il bob non si mette nella posizione giusta? Lo aggiorno, gli faccio i controlli, in cambio la direzione, però il bob non si muove, mi sembra. Ah, abbiamo deciso di non muovere, no, così lo muoviamo. Ah, dobbiamo aggiornare la posizione perché adesso il bob è deciso dai vettori bob x e bob y e quindi bob x deve essere aggiunto, possiamo usare il comando add, che esiste anche, è un po' un'istruzione tipo istruzione assembly, aggiungi a una variabile un valore. Mettiamo dxd, quindi aggiorniamo bx a dxd e aggiungiamo a by d la velocità, quindi dy, queste dx e dy sono le velocità. Quindi non dobbiamo più scrivere tutto questo, ma dobbiamo scrivere bx, mentre dobbiamo invece sottrarre il valore sx solo quando lo andiamo a muovere, ma non a memorizzare, altrimenti c'è quell'effetto velocità che abbiamo notato prima. Dovrebbe andare meglio, oppure fare la stessa cosa di prima, però abbiamo organizzato meglio il codice, perché dobbiamo piazzare il bob nella posizione nuova, aggiornata per velocità, nello stesso tempo dobbiamo anche considerare che abbiamo mosso lo schermo, non sappiamo di quanto e di come, ma abbiamo le due variabili sx e sy che contengono il valore, quindi abbiamo controllato anche questo. Controlliamo se il codice è ok, salviamo il programma e verifichiamo. Io spero che non si muovano più sti bob, e invece si muovono. Aspetta però, sì, si muovono, perché si muovono? Perché si muovono? Ho messo globali SX, sì, l'ho messi perché altrimenti il valore non sarebbe stato globale. Vediamo un po' di nuovo, global SX e SY stanno qua. È tutto ok, non capisco soltanto la logica perché non va.
facendo dx dx e dy li abbiamo azzerati volutamente perché vogliamo tenere fermi i bob. Don't move the bob, don't move the bobs, attualmente in questa versione del programma non vogliamo muovere i bob, quindi i content, ma vogliamo che mentre si muove sotto lo schermo i bob rimangano fermi. Sembra una cosa semplice, ma a livello algoritmico non è proprio facilissimo. Sì, vediamo di capire perché il bob. Allora, se lo schermo si muove, qua che dobbiamo convertire le coordinate schermo in coordinate, perché ci sono, aspetta, c'è una funzione che converte le coordinate. Non vorrei che dobbiamo usare quella perché non sono esatte le coordinate, però se muovo dei pixel, di quanto poteva essere diverso? Di poco, ma doveva rimanere più o meno ferma l'immagine. Quindi è strano che non lo fa. Se non lo metto proprio, vediamo la differenza. Quindi lo metto, non lo metto. Si muovono insieme allo schermo. Bene. Non lo metto, voglio dire, SX e SY. Se prima si muovevano insieme allo schermo, adesso cosa succede? Vanno sempre in direzione, sembra che vadano sempre a favore. Mettiamo più, vediamo che succede con più, perché non ho capito bene se è più o meno, ma dovrebbe essere meno. Rimangono fermi. Guarda un po', c'è soltanto l'effetto dello schermo che quando va fuori offset il bob va a scomparire e quindi non si può fare niente per questo. Però la funzione adesso va. Però Poker Tournament fa questa vibrazione, non ho capito perché. Qualche volta anche il racing lo fa. Ok, abbiamo risolto, era più, non era meno. L'offset va usato. Adesso muoviamo gli oggetti però. Quindi togliamo il commento. Abbiamo risolto. Adesso gli oggetti possiamo farli rimbalzare, quindi mettiamo il commento qui, non lo usiamo più questa istruzione. Gli oggetti rimbalzeranno e lo schermo si muoverà. Però c'è ancora il problema. Aspettate, che c'è un errore. Cosa è successo? Perché non si muovono più? Perché non si muovono più se io li ho assegnati a valori casuali? Ah, per via dell'offset. Quindi non lo devo usare l'offset. Add x, y, dy. No, si muovono. Ah, però SX li fa andare fuori schermo. Quindi dobbiamo comunque toglierla. È una cosa giusto per controllare le posizioni. Abbiamo fatto bene a modificare il codice in modo che le posizioni comunque siano indipendenti. Vediamo se funziona. Posizioni indipendenti, si devono muovere e tornare su. Non devono andare via. Se vanno via c'è qualcosa che non va. C'è ancora qualcosa che non va. Cos'è che ho fatto? Bx più dx, bx più bv più dx e dx uguale a meno dx, dy uguale a meno dy, è giusto? Bob xd. Era un errore grave questo. Che adesso abbiamo coordinate per i bob memorizzate nei vettori. Quindi adesso possiamo mettere anche l'offset volendo, di SX e DX e SY. Ecco qua. Abbiamo risolto. Adesso lo schermo si muove, i bob si muovono indipendentemente usando l'area dello schermo e non escono fuori più dallo schermo. Però non capisco perché c'è un po' di vibrazione. Questo dobbiamo vedere un attimino. Non dovrebbe accadere la vibrazione. Ma intanto mettiamo più velocità ai bob sopra perché sono troppo lenti così. Qui mettiamo una massima velocità
pari a... Dov'è la ms? L'abbiamo messa qua sopra. 2 è poco. Mettiamo casualmente 5, quindi da 1 a 5 vanno in velocità. Vediamo. Chiaramente gli oggetti sopra sono troppo grandi e l'Amiga 500 non ce la fa. Questo è per Amiga 500 questo demo, quindi non ce la fa a dare quella perfezione che molti di voi staranno chiedendosi, ma perché non va perfetto perfetto? Perché non ce la fa a muovere 3 oggetti sopra. Lo schermo non è un problema, ma i 3 oggetti sono un problema. Sono molto grandi. Però io volevo usare, perché per esempio se ne mettiamo solo un bob, volete vedere come gira bene? Mettiamo un bob, quindi un content, giusto? Guardate. Ops. Sì, dobbiamo resettare qui perché i bob sono 3. Oppure non tocchiamo questo, mettiamo content 3. Fa questo e poi rimettiamo i content da usare, saranno uno solo, il primo. Vediamo, retro. Vedete? Non c'è troppo... C'è ancora qualche piccola vibrazione, ma ci siamo. Non ci dimentichiamo però, perché retro è molto grande come... Non ci dimentichiamo che dobbiamo compilare. For better performance, we must also compile the code using compiler. Compiler, this is here. Lo compiliamo. Se esce errore l'abbiamo salvato, quindi non c'è problema. Vediamo la massima velocità reale di un Amiga 500, se ce la fa. This is the compiled version using a real Amiga 500, just the base of the Amiga family, the basic, and we can check the speed. Vediamo un po'. Ce la fa? Vedete? Le prestazioni sono molto più veloci, il rimbalzo è abbastanza naturale. Ci sono ancora i 2 bob sullo schermo, quelli precedenti che rimangono fermi. Per esempio, potrebbe essere un'idea che adesso siamo in retro e non siamo in poker e in iRacing, ma ci sono anche loro. Quindi bisogna piazzare meglio le posizioni di poker e iRacing come sfondo, oppure fare altri tipi di animazioni per far capire che è retro la categoria che stiamo utilizzando. Quindi effettivamente ci siamo avvicinati molto alla perfezione. L'unica cosa che potremmo fare adesso è ottimizzare l'aggiornamento del bob per evitare che ci metta più tempo di un 50esimo di secondo. Quindi we must improve the speed of the updating. Quindi move screen va bene. Se noi togliessimo move contents dall'interno del primo intro, vedete la velocità? E questa qua col wait VBL togliamo move contents e praticamente la velocità dello schermo è perfetta. Guardate, questa è la perfezione che dovremmo raggiungere, non la velocità, perché la velocità minima è 1. Quindi questa mi sembra che è 3 o 5 la velocità. Il move screen l'abbiamo settato abbiamo una velocità decisa dalle variabili, quindi andiamo a vedere qui 3. Se mettessimo 1, vogliamo vedere il movimento fluido dello schermo, vedete? Questo è il movimento perfetto. Non va più avanti e indietro però con 1. C'è anche un altro difetto di codice qui. Proviamo con 2 che è un po' più veloce. No, non fa più. C'è un problema di... STX2 mi dà problemi. Vediamo un po' perché. Move screen, c'è qualche errore qui. Se SX più STX la velocità è maggiore di MSX, oppure è minore, inverti. Come ho detto bisognava fare anche una considerazione, che dovremmo fare un ultimo controllo. Se SX SX uguale a SX più SDX mod SX. Possiamo farlo anche diversamente, questo mod secondo me potrebbe anche essere... Possiamo fare anche diversamente il movimento, possiamo fare semplicemente aggiungi ad SX SDX, se SX ha superato il limite
di MSX, allora SX è uguale a MSX, anzi no, non allora, dobbiamo togliere allora, ma scrivere più istruzioni. MSX uguale a SX uguale a MSX, la direzione si inverte. Quindi poiché la facciamo due volte, facciamo un altro if. Vediamo un po' se ho fatto bene. Quindi then SX uguale MSX, e poi dobbiamo fare l'inversione. SX, allora SX uguale a MSX, due punti, SDX uguale a meno SDX, fine del ciclo. Se SY è maggiore ah, se SX è minore o uguale a 0, allora SX è uguale a 0 e l'SDX è uguale a meno SDX di nuovo, and if. Ok, togliamo un attimo, facciamo questo test qua perché ci serve per vedere, togliamo il resto, ci serve per vedere se il rimbalzo è sempre buono in tutte le direzioni, perché sennò non viene bene, non va bene così. Quindi proviamo di nuovo. Sinistra, destra, sinistra e destra senza alcun problema. Quindi adesso è corretto. Cambiamo le velocità e vediamo se fa sempre o la dimensione. Per esempio, io volevo fare un po' di più, prima non ci riuscivo. Vediamo se riesce a fare di più. Ok. Ok. Va bene. Tutto pulito, non c'è nessun problema. Proviamo a mettere la larghezza dello schermo, vediamo se lo fa. Ok, lo fa. Quindi lasciamo il codice così, che è più funzionante di quello che ho fatto prima. Quindi tutti questi controlli poi li cancelliamo, tutte queste cose che abbiamo messo in commento. E lasciamo questa funzione screen così. Adesso rivediamo di nuovo con i contenuti, quindi move content lo attiviamo di nuovo, eccolo qua, e vediamo come si comporta con un content. Qui rallenta, perché il retro si sta muovendo, quindi è troppo grande, però è strano perché io ho mosso oggetti anche più grandi di questi. C'è qualcosa che mi sfugge. O dobbiamo cambiare la tecnica di aggiornamento degli oggetti per ottenere una prestazione migliore. Gli oggetti dovrebbero essere un po' più piccoli. Facciamo una cosa. Salviamo. Usciamo. Mettiamo un processore più veloce. Tra l'altro si è bloccato pure. Mettiamo un processore più veloce. Un 68030. E dare la massima prestazione. Dare una potenza di calcolo enorme, quindi vediamo come si comporta. Hey everyone, Twitch recommended stream very niche. Hey, Branry, what's up? Branry is another friend from the Amiga family that we all are Amiga lovers, and we love retro nostalgic world. And I am so proud to have you here. So now we are creating a channel intro for this channel, multi-content, and we are just testing some feature. This program is a channel intro that moves the Yes, screen. very good coding, amos niche. Yeah, it's simple. Ok, adesso stiamo usando. We are using the screen offset effect together with the Bob update.
but I'm not satisfied because I want more smooth animation, global animation. So I must check how to improve this. We are checking the code to improve this this animation for better performance. So now we can move. Non cambia niente. Even if I change the CPU, the problem is the same. I think I must optimize the code. So now we use all the contents moving and just watching. These are my 3 categories. Yeah. And retro, poker, and racing, my 3 categories on this channel, actually. And the sprites, the bobs are very large, and when it moves, the bobs, it slows down the speed. The screen is hardware, but bobs are blitter object. They are not hardware, but are using the blitter chipset, the chipset blitter. That is a hardware dedicated to put object on the screen, but it's not enough to move the object. But also, even if I compile the code, it's the same thing. However, I save this code and I compile with the compiler inside and create the code. Okay, sometimes comes errors. Maybe for the memory management is not correct. I don't consider memory management in software when start a program. It needs more later to better improve the code. It's not a problem because we can just run again in few seconds. And the code is channel intro, and we can I can even save the state and use the state, but actually I don't want to use the state. Simply reload the system in few seconds, just while I talk some words. Ok, proviamo di nuovo. I try again the compiled version. Ok. It's a bit smooth because the speed of all the code is compiled. But when all the 3 big bobs are showed over the screen, the code slowed down and we lost some frame per seconds. We need to reduce the image together, are too big, and these are near 96 or 80 pixel wide and 80 pixel more than 80 that are rectangular. So they are rectangulars. So we need to reduce a bit, like 50%. I must change the image in my graphic editor and try again. For example, 50%. Okay. Okay, 50% first level. I do directly. First 50% is level scale. Yeah, 10, 96 and 91 the size is too much. 50%. 50%. Okay. And the other 50%.
and this other 50%. Because I need the smooth animation, because we are using the beautiful power of the Amiga. We need a perfect scrolling and animations. So we are ready to create another version of the graphics and export to Amiga as a new name, free contents 50%. To remember, 50%. Now, okay, now we need to change the bobs using the program I made in the previous episode. Open and load EFF bobs. It's my creation, where we can load the new image resized 50%. No, Image no. loaded. Sorry. It's not correct. That's okay. Okay, run again. No. Image. Image loaded. Okay. These are the new graphics. I converted 50% and I take it through my little tools to grab the image directly on the screen. So, Two. Three. okay. Save the bobs. Free content 50%. Bob saved. And stop. Finish. Now we can simply close the compiled version, and we can we must load these new bobs in the program simply, and the program is the same, doesn't change. Amos, banks, bobs, 3 content, 50%, ABK. Okay, finish. We must save this new version. No, not here. Sorry, not here. So I don't want to save it. Okay, perfect. In this program, each program has individual banks saved into programs itself. So load again. Okay, we can check sprites 3 and run it. Okay. Now it's quite perfect because we have a little object and smooth animation over the screen animated itself. And now we have improved the graphics to move objects like Amiga really does. Little object, not too big. 50 is a big little, but it's funny because they are so sweetie, so funny. These little categories moving around the screen, and it's so funny, so.
we need to just speed up the screen background. Maybe it's for better effect. And screen background speed is 2, 3, and move also the offset of the screen, the Y offset, to do we must think about it. No, just set to 0. Okay, try just 1. And because the coordinate, the Y coordinate is more is less than the X coordinate, is 272 62, while the X coordinate is 336. So we need to check if the Y, the Y coordinate is updated. No, we must add the screen offset Y to SD Y and check the boundary, the limits. So if SY is greater than MSY, SY is equal to MSY, then SDY is minus SDY, and if like the X coordinate is the same, so we just copy and pass this code because it changed only the symbol, change the symbol to Y, 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 Y. Okay, no errors, and run it. Okay. But the Y doesn't work. Screen offset the screen X and screen Y. Is set to 1. Yeah. Yeah. Okay. More speed. Background 4 and 1. The MSY is equal to age. Yeah. MSY is global. No. No, it's not important. It's local. Okay, we can check now. Yeah. We have artifacts. We have artifacts because we need a screen more bigger than the image. Okay. We must use the pack. We must use the pack instruction to pack the screen into bank and show only a part. We must create a screen more bigger than the screen the real screen. So we must use the pack instruction to pack the screen. For example, screen close 1, screen close SE, okay, and we must load the image, Emos images, super text
TV logo EFF dot one IO error. Oh. 1 moment. Show logo. SuperTech TV underscore logo dot EFF. Image SuperTech TV. Image SuperTech TV underscore logo dot EFF. Why? Okay. We can do in the code load, pack this image, pack screen S to the bank number 2, screen number to bank number. Screen number is this is SC, not SC. Pack SC to 2. Okay, pack SC to bank number. We have a new bank in the memory of our program, and we can save together. We don't need more. We don't need to create to load again a file, but we have all inside. That is a good feature. We have 2 sprites, but we must end here the program just for testing. Loading the background. We have the background in the list bank as a pack pick, and we can clear the screen close SC, because we have in the memory now, so we don't need more anymore this extraction. Pack is just packet. We just create. Now we can use create screen and create. Oh, thanks for the show. Missed it. Was playing a game. Sorry. Create screen, not rainbow. Create screen like 33.6 the width, and the height. We double the height. We do 500 520 272 is 544, and the same colors, the same resolution. And now when we use the bobs, when we show the content, we must use get bob palette to use the right palette. Otherwise we lose the palette of the image, of all image. Get bob palette is important here to show contents before moving them. So okay, it's all right. We have 2 banks, one for the sprites and one for the image, but we need to unpack on the screen. So when we create the screen, we must also unpack the logo. So the procedure show logo must unpack the image of the bank 2 to the image SC to the coordinates 0, 0, because we can also copy this to the same screen, but with the other offset that is 272 to make the scroll and find again the same logo. We have 2 logos, one over, one under, and we scroll and watch the same logo without artifacts graphics, and create also crash the system, and maybe also can appear a crash. So now this is an improved version. Unpack bank number to screen number. Unpack not an offset. Yeah, offset
bank number, unpack a screen and its original position, open a screen and restore its image from the memory bank, unpack a screen at its original position, unpack an image and redraws it starting at coordinates. No, not 2. Unpack 2 dot sc comma sc and coordinates. Okay? Syntax error. Unpack bank number, unpack a screen at its original position, unpack an image and redraw is starting. I must use the current screen. So I don't need current screen. I don't need screen number because I need the current screen. I must check if is all correct. Screen number is no, screen number, not screen SC, but screen number, sorry, SN, screen number. Okay. Yeah. Unpack 2. Create screen, open screen number. Yeah. Show logo is right, so okay, but we need to use get pop palette before, not before this. No error. Save. We must save. Okay, we just we must update the last update is 1250, and what the program does, move the screen right and left, no, in any direction, and load and show is unpack the screen, unpack the screen to unpack the image to the screen. Ciao bello, to the screen. Okay, and oh, it's all. Channel intro, no errors. Sorry, no errors, and run now. Screen not opened. Okay, we must create screen. Yeah, it's commented, not active. Now we can check. And the file, no, we must use for all procedures. Remember this, to distinguish from the instructions is a good rule to set the first character of the name of a procedure with the underscore, because we must create a difference from the code, our procedures, from the language procedures and language functions, and to distinguish from the reserved words of the language. In any language you write is a good norm to establish this syntax. That's why I use underscore. Okay, we try to test. Yeah, unpack works. The image is inside the program. We don't need to load anything. We just have one program with all around, all inside the program. We have made two copies, one here visible and the other logo under. So we can scroll it without any artifacts. I just made a test in procedure because it ends, but we don't want to end. So we save now and test again. Okay, crash.
Crash escape. Crash game. Ok. Ok, Scorpion. We try again. No problem. We have saved everything inside the program. We don't need any graphics or any file, extra file in the project, because when we load this program, and we have all inside. Look at this. Backpick, only 18K, and sprites, this is the length, how much sprite we use, the 3 contents. So the total size is the total size of the code and the banks is 29K. Very short for a little intro. Okay, we test now again or crash. Okay, screen ready in double buffering inline. Yeah. Okay, no problem. Because I activate create screen function procedure that use buff and double buffer setting for smoother animation. Grazie per il follow comunque al nostro caro amico 99 Casertano 99 e auguro a tutti una grande domenica. I wish you everyone the best Sunday and a good day for you. Quindi Bob Update lo dobbiamo mettere. Vabbè, possiamo lasciarlo. Mettiamo di nuovo double buffer and Bob off e togliamolo da dove si ripete. Dove si ripete? In init? No. In create rainbow? No. In create screen? Sì, c'è la prima volta. Andiamo a vedere se c'è qualche altro codice che usa questa istruzione. Red screen info? No. Low screen? No. Show logo? Get pop palette. Get pop palette lo possiamo già impostare prima, in fase di creazione dello schermo. Quindi non c'è bisogno di metterlo qua. Lo prendiamo e lo mettiamo, perché la palette va presa una volta sola. E anche l'aggiornamento dello schermo, Bob off and double buffer to avoid flickering, va messo sempre in create screen. Però create screen, attenzione, sì, facciamolo qua. Poi bisognerebbe farlo in una procedura dedicata alla gestione di come vogliamo fare la grafica, in che modalità grafica vogliamo metterci. Quindi in effetti dipende dal programma, ma adesso stiamo facendo una stesura iniziale. Quindi questo qui, Bob off e double buffer, lo dobbiamo mettere per evitare il flickering. Dobbiamo metterlo qui. In create screen. Ah, già l'abbiamo fatto, ok. Dobbiamo solo cancellarlo. Ah, dobbiamo aggiungere get pop palette. Ok, facciamo così e abbiamo finito. Ok, salva, test, no error. Chiudiamo le procedure. Close all the procedure for better reading the code. It's all clear. And now. Initialization. It's a quite big code. We must move into a procedure. So we can use initialization procedure here. All inside. Okay. Just copy all the procedure, cut, and put it in the right position here, initialization. Okay? Close it.
and the first init program. Before init program, we need to. We can use just one procedure, but we use initializations to set all the variables in a specific values, and we need to do it before start the program as the first operation. Okay, the global variables must stay always over. Mirko Gio, ciao caro, benvenuto, buona domenica, welcome into the channel. Global variables, vengono in program, the procedure, possiamo salvare, we can test the code. Error. Just a moment, because initializations, ma dobbiamo controllare se initialization sono tutte globali quelle che abbiamo messo qui, quindi dobbiamo vedere anche global e vedere se stanno initialization sta usando le globali, altrimenti ora SX, SY, SDX, SDY, poi c'è MS. Ci sono queste qua. Facciamo una cosa, tiriamole fuori queste, perché sono sicuro che queste qua non le sta vedendo come globali. Quindi mettiamo comunque un'inizializzazione qui, mettiamola comunque, però è più piccola, come piace a me, solo le variabili principali. E qua invece mettiamo una sorta di preparazione, questa qua initialization, che è un ciclo che va a segnare le larghezze, che sono più piccole stavolta. Facciamo la metà, 48, 48 per il rimbalzo, e poi questa non serve più perché serve solo per bloccare gli oggetti. Queste per assegnargli delle posizioni di base che ho messo io così, giusto per... Allora, andiamo a vedere se ci siamo. No, non va proprio. Until Dix. Dix non va in globale. Global Dix dov'è? Global Dix. Dix, eccolo qua. Y. Qua arrivo, ma è ora di pranzo, tra poco andiamo. Sono le 13. Buon pranzo a tutti, a quelli che vanno. Dx ed Y non funziona in globale, cioè in initializations. Perché? MS sembra che non stia funzionando. Vedete che non ce l'abbiamo globale MS? Esatto, non è globale MS. Dobbiamo mettere MS che sarebbe la maximum speed del content, quindi è scritta qui ma non è globale, MS. Ecco l'errore. Quindi vale 0, quando non è globale una variabile vale 0. Quindi ms e c'era co, è qui. Ok, proviamo così. Ok, now we have the logo under we must revert the position, but we have quite resolved the background when scrolls under, because we have the double the sides of the screen, but we have another artifact here. Ok, dobbiamo testare adesso un'altra cosa. Dobbiamo mettere i limiti, limitare il bob, limitare no il bob, lo screen offset, quindi il move screen, not Jeder age. SH Polovicius Butites coming along. Yeah, yeah. Look at now.
just half of the screen. We must scroll up to half of the screen, because when we are in half position y, you can't show the bottom part, the other part over. The limit is from 0 to half of the screen, because the screen is doubled in the 8. So it's perfect now. We don't see any artifact, and the desired effect is on the screen. SuperTech logo is moving and doubling to the right and to the bottom, but I can also change the bottom, the second part of the screen, with another image. And so I can join. We can do this the next time, because we can create a sort of big graphics inside a little screen, low-res screen, to create a more efficient intro, like showing some info or some other things. But it's not Awesome. all. But it's not all this. We can also show a beautiful scrolling text effect that we can make the next time, because I want to inform what my channel is doing. What is the content? What are the content? In this case, it's multi-content channel. So describing the time, the news, and some other stuff that I can inform directly using the program, the retro program that I made now. So it's very useful for me, and is wonderful and retro nostalgic for you. So vote this idea, this project. If you like, I want to continue to improve the code, please leave a follow. If you has not done a follow, and support the channel, I can continue always, every day, for the next year, this current year, also the next years, to improve the codes, the games development, and software development, together with playing games and using retro hardware. Soon will come a real Amiga 300 in my hand, and I can show in real hardware directly using the channel and a card that acquires the video signals from the Amiga 3000. But I have also the second cam to show the real hardware when we use and program it with the wonderful, with the beauty of the retro nostalgic approach that I have, and you, and also you, all of you have. So I'm so proud to improve this code, and I hope you like it. Spero che vi piaccia quello che sto facendo. È una bozza questa che sta crescendo, e adesso stiamo provando lo screen effect con i bob effect. Adesso mettiamo insieme, poi metteremo una musica retro. Fico. E sarà un content, sarà un intro del nostro canale, per presentare il canale in modalità retro. È una cosa simpatica che volevo fare. La musica sarà fatta, penso, con un loop, con dei vari loop che mettiamo nel nostro modulo musicale, per creare non cose un po' troppo retro musicali, un pochino più sofisticate, perché voglio dare ancora il meglio anche nell'audio, perché il video già è uno spettacolo, vedere lo schermo che si muove e gli effetti sono già uno spettacolo Amiga. Un'altra cosa che dobbiamo fare, for example, is to do the fade palette effect when we start the first part of this intro. So not so image loaded and showed directly, image directly showed on the screen, but a fade to enter in this first part, to take more realistic and immersive introduction. But it's time for the dinner.
I think. It's 13 o'clock here. Mi sembra che si dice pranzo e lunch o dinner. Adesso mi imbroglio sempre tra pranzo e cena. It's time for the lunch, sorry. It's time for the lunch here. And è tempo di fare il pranzo. Io auguro a tutti un ottimo pranzo. Lasciamo scorrere l'animazione con un po' meno di velocità perché potrebbe diventare fastidiosa. Rimettiamola a 2 Buon pranzo. e mettiamo anche i bob massima velocità a 3 massima e niente. See you later, ci sentiamo dopo. Ciao principe! Facciamo uno shout di nuovo, vediamo se funziona ancora. Uno shout di saluto al principe Face, un altro grande coder, Prince Face. Vediamo se parte. I don't think it's increased the level. No, I don't think. I don't think. So, Dobbiamo fare una modifica ai limiti anche dei bob, perché non devono andare in tutto lo schermo, ma sempre nella parte if it's 3 exit, move contents devono andare nei limiti. increment. Non abbiamo messo dei limiti. Sì, VH mettiamo W. W è giusto, Let's VH. do it shorter so that I Alf. increase the speed very quickly. Let's do it 15 seconds. Possiamo provare anche una versione dopo pranzo. Posso provare ancora a ingrandire un po' gli oggetti. Sono ancora. Cioè, siamo alla perfezione, però perché non possiamo provare a migliorare ancora un po'? Vedremo anche questa cosa. E poi cambieremo i movimenti, metteremo altre cose in ballo. Certamente questa è la base di una programmazione di un effetto speciale, di animazioni, quello che rende l'Amiga un computer fantastico. Quindi abbiamo fatto un ottimo shout comunque al nostro principe Fates 101. Se fossi io tolgo il blu. Fare una trasparenza, dici? E intanto facciamo anche uno shoutino a che abbiamo detto pure? Sì. Escordian. Sì, possiamo farlo. Escordian. Grazie ancora. Thank you very much for your presence. Have a nice lunch everyone. Che vi auguro un buon pranzo. Ci aggiorniamo tra 20 minutes. Io torno di nuovo. Quindi 10 minuti. 10 minutes and I come back. Ok? No, 20 minutes, sorry. 20 minutes for the lunch time. Oh. It's lunch time. Ci sentiamo tra poco, amici. A tra poco, vi lascio con la buona musica digitale. Non andate via, tornate almeno fra una ventina di minuti, perché io sono qua, ok? A dopo. See you later.
Thanks for the show. Orte attempted shoot. Hackers are a grave threat to the national security. I'm the one who understands. Hackers are a grave threat to the national security.
just gets easier and easier. 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 Just gets easier.
Eccoci qua. Bentornati. Grazie per il follow, thank you very much, Elderly Game Garner 90. Sono molto felice, I'm so happy to see that you appreciate the channel. Allora, mi succede sempre ogni volta, dovete saperla questa storia, ogni volta che vado a mangiare, Ciao Escordian. soprattutto la domenica, e vi dico dopo faremo bla bla bla, in effetti vorrei farlo, però comincio a sentirmi un po' sazio, no? Del mangiare e anche di voler cambiare radicalmente il contenuto, quindi sono spinto a voler fare qualcos'altro oppure comunque a fermarmi. Perché è inutile correre a fare tanto codice, anche se io prima ho detto, no, però facciamo, per esempio, possiamo fare lo schermo largo 4, doppia larghezza e doppia altezza, e poi provvederemo a creare degli effetti di preparazione delle 4 aree di schermo per fare un qualcosa che possa piacere mentre lo scrolliamo. E poi altri effetti come si pensava, però poi dopo vai a pensare, ma devo scrivere di nuovo il codice, mi devo mettere di nuovo a pensare, a fare, e comincio a sentirmi un po', come dire, annoiato, bored, perché è bello fare dei risultati, abbiamo raggiunto un risultato che era importante, lo screen offset insieme ai Bob, tutto bilanciato, però poi a un certo punto lo step è raggiunto, quindi la seconda puntata direi che si dovrebbe concludere così. Normal problem che hai? Praticamente adesso sì, è un problema normale questo qui. Ma io cerco sempre di superare i limiti, Mario. Non so, se qualcuno vuole venire in audio e vuole parlare due parole fino alle 2, così, per i saluti, io ricordo che c'è il server Discord per un saluto, volentieri, perché devo fare l'angolo parla con me, che molto spesso lo dico, il messaggio va in automatico, però un conto è dirlo e un conto è scriverlo. Quindi a dirlo è tutta un'altra cosa. Se qualcuno vuole salutare, vuole far parte attivamente con la voce, può parlare con me adesso, live, e unirsi alla chiacchierata e poi salutarci per domani, dove il format in effetti io avevo pensato, ditemi se sono d'accordo, se siete d'accordo, tra l'altro devo mettere anche la programmazione in chat, perché qualcuno potrebbe pensare, ma quanto dura l'Amiga, quanto dura il retro, quanto dura il coding, quanto dura il racing? Ecco, dare una schedule totale di tutti e tre i content sarebbe buona cosa. La trovate in bio ovviamente sul canale già scritta, però se la volete, cioè non se la volete, va messa anche in chat, perché ovviamente ne ho dimenticato l'importanza che in chat è fondamentale e quindi dobbiamo aggiungere come cose da fare un calendario in chat, calendario schedule con annunci e altro in chat. Quindi è importante, annunci sulla futura programmazione con programmazione e annunci futuri e progetti futuri. È una cosa che devo aggiungere sicuramente, perché io c'ho sempre un foglio delle things to do per vedere un po' cosa devo fare come priorità, e quindi man mano, per esempio il channel intro, poi facciamo qualcos'altro e io metto tutto in programmazione. Quindi se qualcuno vuole salire mi farebbe molto piacere. If anyone want to speak with me just now, want to talk just now, please use Discord, my Discord server, and take just the voice to say hi everyone, I want to
I wish you all the best and everything you want. If you want to go with me, I am available always, but in particular now it's the time just to the greetings and something about to close this content and start the next content that is the racing using iRacing as professional simulator. This is the second content of the channel. So if anyone want to talk with me now, just say hello world, Mario, hello world, e può venire a dire hello world qui. E niente ragazzi, abbiamo fatto una bella mattinata, piacevole, è stata bella, siete stati numerosi. The channel is growing regularly, quickly. I am so proud of myself, of my work, and of you. I am proud of you that the content is going good. So, poi dobbiamo fare anche una striscia dei saluti. La facciamo, magari cercherò di usare l'Amiga per fare questo. I greetings, per salutare tutti gli amici che hanno partecipato al canale, che hanno scritto, che hanno seguito e che sono i frequentatori più assidui del canale. Pure questa è una caratteristica che voglio introdurre. E niente, poi la domenica, il sole, qui in Italia c'è un grande clima, immagino che in molte parti del mondo non è così, qui abbiamo un sole fantastico. Vi faccio vedere la live cam, vediamo la live cam, così vi faccio divertire con la live cam, la mobile cam. Un attimo solo che l'attivo. Qua nevica. Immaginavo, tu mi sembra che sei in Inghilterra, vero? Nello United Kingdom o a Malta? Mi sembra che sei in Inghilterra, avevi detto. Quindi, chiaramente, qui abbiamo un clima fantastico. No, in questo momento sono in Slovacchia. Ah, bello. Poi vi faccio vedere la live cam, Just a minute, I show you my mobile cam to show you how is the weather in Italy. The weather in Italy is fantastic now. Ok. Rispondo un attimo a un amico. E mettiamo la live cam, che è questa. This is my mobile live cam, ear cam. Ok, I show you now on the screen. Mobile cam.
Yeah. Now, this is mobile cam. And this is the Italian weather in this time in south of Italy. Sorry. I must open the window. Look at this. This is my window outdoor. Look at the sun. Wonderful weather. South of Italy where? Near Naples, Salerno, near Amalfitan coast. 20 kilometers from Amalfitan coast. We are in a landing in a valley that is named Irnos Valley. Irnos Valley. Ah, cacca, you are in Salerno, I was there. Se ti Yeah. piace questo contenuto live, per favore lasciaci un follow e NG if you like this live content, please leave us a follow. I travel a lot of Italy. Yeah, nice, cool. This is my first screen where I see the stream now, and in the other side, to the other side, I have the main screen where Amiga is loading now, is running at full screen, as you can see. This is my output screen, monitor screen, and this streaming screen where I read the chat and other stuff. And this is my computer. This is an IBM Lenovo Think Center. This is Think Center. Think Center is a desktop PC with an i7. It's an old PC, but it's very good. It has very good performance. 4 gigahertz and 32 gigabytes of RAM. It has also a DVD drive, DVD recorder, and a floppy drive, and USB ports like USB 3.0 ports, and ear and microphone jack external that I don't use it. This is my PC, my main PC. This is the power line. My joystick, and so on. I must adjust something in my studio, but this is my come si dice, my setup. Eccoci qua. È una splendida giornata oggi. It's a wonderful day here. Quindi continuiamo domani alle 10:30 fino alle 14. Ormai questo è il tempo per l'Amiga, 3 ore e 30. E poi continuiamo dalle 14:30 fino alle 18:30 con il racing, con iRacing. Oh, it's Sunday. So sweet Sunday. Bella la Slovacchia.
Ho scaricato all'epoca, nei tempi dell'MS-DOS e di Windows 95, scaricavo un sacco di software dall'Università della Slovacchia, quando studiavo informatica all'Università di Salerno. Eravamo collegati, avevamo il mirror della Slovacchia, the Antivirus Slovak Center, Slovak Antivirus Center, the SAC. As you know, Slovak Antivirus Center. It's a good server, all actually active with all the retro software from the 80s until 2000, the next millennium. Ma Orancuore, dov'è Orancuore? Pronto Orancuore per fare la pomeriggio? Rancor, ci sei? Partiamo tra poco, eh? Son qui. Si parte fra poco, alle 14 possiamo anche aprire. Se per te va bene. Vado a mangiare io adesso. Buon appetito Mario, è stato un piacere comunque. Perfetto. Ci aggiorniamo per la... Perfetto Claudio. Ci aggiorniamo per la prossima puntata e have fun in Slovacco. Salute, andiamo un bel caffè. Mi piace il caffè napoletano. È una delle grandi gioie. È una delle grandi gioie che abbiamo qui. Fantastico. Basta, tipo, abbiamo allora le cose belle nostre di Salerno, dell'Italia in generale, ma di Salerno in particolare è stare d'inverno al caldo davanti al camino, mangiando qualche come si dice, qualche spuntino di dopo cena sul tardi per bere un po' di cognac oppure di un po' di brandy, fumare un sigaro o una sigaretta, un sigaro, fare due chiacchiere la sera dopo le 20 più o meno fino a notte e si parla del mondo, della vita, della società, del futuro, del passato, della storia, della pittura. Se hai gli amici giusti parli di tutto. Mi mancano perché mi sono staccato da molti amici, prima stavo sempre a conversare, però il tipico comportamento italiano è questo: l'ospitalità, la condivisione, e quando è inverno si sta in casa a passare del buon tempo insieme, bevendo qualcosa e parlando, e di quando è estate si va in montagna, si va al mare, si va in città, si va in periferia, si va a fare shopping, si va a fare qualche cosa da fare. Hai tutto quello che vuoi fuori. Mancano 8 minuti. In verità si potrebbe fare facilmente con questo programma una cosa che stavo pensando. Anziché fare quello che ho fatto, si può fare in show screen, in show logo, non 2 unpack, ma 4 unpack. Uno sullo schermo principale, un altro sulla parte sottostante, un altro ancora a 336 pixel 0 e un altro ancora
a 336 ma alla 272. Abbiamo fatto le 4 aree. Creiamo uno schermo che è il doppio anche in larghezza, quindi per completare l'opera creiamo lo schermo doppio in larghezza facendo in global initialization andiamo a mettere ecco qua in create screen facciamo 7 6 7 2 e vediamo che succede. Salviamo, mettiamo la nuova versione che è delle 14 dell'ultimo update, è questa, il 4 gennaio. E vediamo. Sbagliato. Abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato. No, forse c'è. Abbiamo fatto qualcosa di sbagliato. Volevo salvarlo con un altro nome, però alla fine mo correggo e lo salviamo così. Dobbiamo creare un altro nome adesso. Un'altra versione. Quindi proviamo a vedere se si blocca di nuovo, perché può darsi pure che la memoria era un po' piena, un po' così, incasinata. Vediamo se si blocca. Sì, si blocca, si blocca. Lo faremo domani questo, utilizzeremo le 4 aree e dove possiamo anche caricare qualcosa di diverso. Togliamo il blu come hai suggerito, che va benissimo togliere il blu per creare un ulteriore effetto, perché dobbiamo aggiungere anche una barra di testo che scrolla e dà le informazioni del canale. La mettiamo giù, su, vediamo un po' dove, o sopra. Preferibilmente secondo me è meglio usare, usando uno screen effect tricks, usiamo una parte sottostante dello schermo che fa da scroll. Perfetta. Vediamo se funziona. Ok, funziona. Allora io con questo vi saluto, siamo arrivati alle 13:56, andiamo con la canzone finale e vi auguro a tutti una buona continuazione con i contenuti di questo canale. Alle 14 Giorno. partiamo con il racing, quindi Spadi è già pronto. 14 iniziamo con il racing. Buongiorno Spadi. Abbiamo finito con presentare questo programma che abbiamo fatto, retro programma per presentare il canale, che inizia così, giusto per informare anche Spadi. Stiamo creando un programma che fa un po' da presentazione del canale, quindi aggiungeremo i testi che scrollano e spiegano il canale che cos'è. Lo utilizzeremo quando salutiamo un canale, quando quando salutiamo un content e incominciamo un nuovo content, quindi verrà utilizzato spesso come effetto. Useremo proprio un'Amiga, quindi per fare quello che io avevo pensato di fare in altro modo, invece è proprio bello farlo così. A voi tutti, grazie per essere stati qui, per la partecipazione, un applauso a tutti voi, grazie, grazie. Ci sentiamo domani per l'Amiga e a tra poco con il racing. Ciao!
Ti aspetta, ti ho messo mute, ma aspetta un attimo. Anche io sono mute.